Ragazzi, siamo qui oggi per parlare della DC Pedal 2 e 3 pedali. In questo caso, ancora più nello specifico, della mia modifica damper ed elastomero. Ma non voglio perdermi in troppe chiacchiere in questa intro e banda alle ciance, sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale, siamo qui oggi per parlare della modifica damper per la DC, 2 pedali e 3 pedali perché condividono lo stesso tipo di modifica perché hanno lo stesso pedale del freno. In questo caso anticipo subito ragazzi e vi spiego, le mie modifiche non vanno a migliorare nulla, ma aggiungono un feeling diverso. Cioè io cerco sempre di lavorare su tutti i pedali per aggiungere un feeling diverso da quello che magari il produttore ha cercato di creare e come al solito ormai mi sono un pochino specializzato nelle modifiche dei damper e ecco qui la modifica damper per la DC. È una modifica che già avevo fatto un po' di tempo fa ma l'ho voluta riproporre perché ho fatto delle piccole modifiche rispetto alle prime versioni. In realtà l'avevo aggiornata abbastanza velocemente, l'unica cosa non ho mai avuto tempo per riproporla qui, ma sono molto contento per farvela riscoprire in questa nuova ambientazione con questi nuovi video, sperando che vi interessi ancora e vi piaccia. Allora, entriamo subito nello specifico. Le piccole modifiche che ho portato rispetto al precedente modello riguardano lo snodo in questa parte, vediamo se riesco a farvelo vedere, ma naturalmente manderò dei video in cui si vedrà ancora meglio, e in realtà c'è anche un'altra piccola modifica sulla parte dell'aggancio della stessa sul pedale. Questo per rendere tutto sempre più semplice da montare, magari se ve la ricordate anche qui la parte della modifica è fatta ancora più slim, naturalmente mantiene tutta la resistenza che aveva la precedente modifica, ma ancora più slim. Questo perché? Perché amo integrare in modo maggiore o almeno nel miglior modo possibile queste modifiche con le varie case di pedali, tutto questo cercando di renderle più minimal possibile. Ma ragazzi, per farvela vedere in azione ho preparato un video in cui vi spiego anche in maniera più dettagliata una cosa che a me mi preme molto, cioè come funzionano gli elastomeri, che è la parte cruciale di molte modifiche. Quando vi parlo della configurazione solo elastomero, voglio approfittare anche per parlarvi di come funziona un elastomero, come un elastomero dovrebbe essere. Un elastomero quando si comprime a secondo dello shore che ha, cioè più ha uno shore basso e più si comprime, quindi poi iniziamo a capire che ogni elastomero potrebbe essere diverso dall'altro in funzione della sua morbidezza e questo è una questione di materiale. Molto spesso però vedo in giro, perché ormai tutti sanno fare gli elastomeri, o almeno credono di saper fare gli elastomeri, svuotano all'interno il loro elastomero e creano secondo loro degli shore differenti. Ma una morbidezza deve essere data dal materiale che voi andrete a scegliere per creare il vostro elastomero, non andando a svuotarlo o svuotamenti progressivi, tutto quello che vi pare, perché che praticamente non servono a nulla. Ma dovete cercare il materiale giusto. Perché dico questo? Perché molto spesso mi capita anche di vedere dei video con questi elastomeri in funzione che probabilmente un occhio inesperto dice, vedi, si comprime un elastomero. Non è così, non è così. Voglio canalizzare la vostra attenzione proprio sull'elastomero rosso che vedete adesso nel video. Vedete, io lo premo e lui, avendo una forma a molla, si comprime sulle parti, quelle più strette, si comprime anche di più di quello che è il suo shore reale. E poi arriva a un certo punto in cui quando quelle pieghe sono totalmente chiuse che si lavora totalmente sull'elastomero e quindi sulla morbidezza dell'elastomero stesso. Guardate come si comporta, vedete, guardate, io adesso così lo premo e ha quasi totalmente chiuso le pieghe e quindi la parte più morbida dell'elastomero stesso. Una volta che è tutto chiuso, come vedete, vado a lavorare proprio sul materiale di cui è fatto l'elastomero. Guardate come fa, vedete anche come si espande in maniera laterale? E questo è un comportamento che hanno tutti i veri elastomeri, cioè hanno anche un'espansione laterale perché è una sorta di gomma, è sbagliato come termine, però diciamo è qualcosa di molto vicino alla gomma. Quelli che vedo spesso in giro sono una plastica semi morbida che infatti, come potrete notare se andate a vedere nel dettaglio il video, si comprimono soltanto in questo verso, e cioè per lo svuotamento che hanno fatto all'interno di quello che chiamano elastomero, e per me è la pazzia. Giustamente ognuno pensasse come vuole, però sempre a rigor di logica andatevi a vedere anche tutti gli elastomeri
tutti quelli che sono elastomeri veri, i Fibroelast o quelli di Osinkfield, quando si comprimono come lavorano, vedrete che tutti hanno un'espansione laterale perché è una sorta di gomma, non è una plastica che io svuoto e rendo morbida, perché quella dopo 100 e a 100 non so se ci si arriva, pompate, probabilmente rischia di deformarsi essendo completamente svuotata all'interno. Però fate caso al fatto che quando premete non c'è quella sorta di espansione laterale che è insita nel materiale dell'elastomero. Oltre poi perché proprio questo genere di movimento crea sotto al pedale tutto un altro feeling, se poi ne vogliamo parlare anche del feeling che ne nasce. Creare quindi poi 1000 variabili su questi svuotamenti, perché i materiali per fare un elastomero sono pochi, per fare un elastomero vero sono pochi, le tipologie di durezza sono poche, ci sono diciamo 3 macro, probabilmente ci sono 3 macro categorie in cui si può scegliere la durezza di un elastomero, e poi è la forma che noi gli diamo che può creare un tipo di feeling diverso. Come avete visto, cioè, nelle parti più convesse sono parti più morbide che si comprimono prima e in maniera più morbida rispetto allo shore che viene scelto per il materiale di costruzione. Però ragazzi, il feeling poi che ne otterrete sarà davvero molto bello, perché anche una volta arrivato a chiudere totalmente l'elastomero avete, come vedete, ancora, ma volendo posso premere ancora di più, tutto lo spazio possibile per avere ancora tipi di feeling diversi. Non è che quando si chiudono le pieghe l'elastomero è finito, se no è come una molla, un velo più morbida ma sempre una molla, e sto. Ma torniamo a noi. Ragazzi, bentornati, spero che sia stato abbastanza chiaro per farvi capire come dovrebbe funzionare tutto. Naturalmente io metto le mani avanti, ragazzi, questa è la mia opinione, poi come dico sempre andatevi a documentare per capire o meno come le cose dovrebbero essere nella realtà. Io cerco anche nei miei video di mettere altri video per cercare di supportare quelli che sono magari i miei pensieri, ma il mio consiglio più grande: non vi fermate mai davanti al primo video o alla prima foto che vedete, andate sempre a ricercare dettagli in più, perché più capite e più sarete consapevoli di quello che andrete a fare e capirete le differenze reali che possono esserci tra un prodotto e l'altro, anche magari soltanto guardando un video, perché magari da domani sarete anche più consci di come funzionano le cose. Io spero che anche la mia modifica vi sia piaciuta, spero che le modifiche che ho portato rispetto al precedente modello siano state apprezzate, ma naturalmente non invalidano quelle che erano le precedenti modifiche, perché funziona e funziona perfettamente anche il modello vecchio. In questo caso presi lo spunto per modificarla perché mi faceva piacere anche aggiungere, vediamo se riesco a farvelo vedere qui, anche la mia sigla. Naturalmente adesso ragazzi vi sto portando dei video alla massima risoluzione, perché se vorrete potete vederli anche in 4K, vedrete veramente il micro dettaglio di ogni lavoro. È un modo anche carino per farvi capire a che livello qualitativo tento di lavorare e di portare i miei progetti. Spero quindi che tutto questo vi faccia piacere e naturalmente se vi fa piacere spolliciate e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Ragazzi, quindi andatemi a ricercare su Facebook e mettete un bel mi piace anche alla mia pagina per supportare i miei lavori e i miei sforzi per portarvi sempre più contenuti in questo canale, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!